Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati col completamento della condivisione dei file con gli utenti del nostro gruppo. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andremo ad apportare per ora le ultime modifiche al nostro cloud prima di spostarci in un'altra sezione. Nello specifico andremo a modificare i file che si occupano delle nostre funzioni, quindi come la funzione per creare le cartelle e tutte le altre che abbiamo creato, andando a spostarle e quindi riorganizzare l'account personale, andando a spostare i file che si occupano delle funzioni all'interno della cartella funzioni, in modo da alleggerire la cartella account personale e suddividere i file in base alle loro funzioni. Allora, la prima che andiamo a effettuare è la creazione delle nostre cartelle, quindi apriamo il file nuova cartella, che è il nostro pop-up, che in realtà va a chiamare la funzione new folder al click e va in realtà a farlo lo stesso file, quindi qua non c'è una funzione insomma, che deve essere spostata all'interno delle cartelle funzioni. Bene, poi abbiamo invece il pop-up per l'upload, quindi lo apriamo, il file upload, che in realtà col form va a richiamare un altro file, quindi questo file lo spostiamo all'interno della cartella funzioni, salviamo. Quindi abbiamo detto che il file move file lo dobbiamo spostare all'interno della cartella funzioni, lo apriamo. Allora dobbiamo aggiungere i due punti per uscire dalla cartella funzioni, bene, e poi nell'header location finale qua aggiungere lo stesso i due punti per identificare il file upload file. Quindi salviamo, F5, carichiamo un file, per esempio il file avi.png, diamo conferma e come vedete il pop-up viene chiuso correttamente e qua troviamo il nostro file. Bene, ora le prossime funzioni sono per il download, sia singolo che multiplo. No, in realtà c'è la cancellazione, scusate, però la cancellazione se ne occupa direttamente il file elenco file. Tramite Ajax gli viene inoltrato, vi ricordo, il dato e poi va a cancellare ricorsivamente tutte le cartelle selezionate insieme ai file, oppure soltanto il file o la cartella selezionata. Quindi dicevamo, apriamo il file per il download, che sono download singolo e multiplo, e modifichiamo. Allora, per il download singolo aggiungiamo i soliti punti per identificare la cartella cloud. Bene, e poi dobbiamo anche modificare no, qua no, ci siamo, quindi salviamo e lo stesso facciamo con il download multiplo. Quindi modifichiamo ed identifichiamo la cartella cloud, lo stesso con la variabile directory, quindi in questo modo. E per finire dobbiamo modificare anche le due funzioni read file e unlink. Li richiudiamo, li spostiamo all'interno della cartella funzioni, quindi download e download multiplo. Bene, e verifichiamo al click cosa richiamano questi pulsanti. Allora, per quanto riguarda il download singolo, va a richiamare il file change action e col download
multiplo la funzione verifica check. Quindi in cloud personale andiamo a identificare le due funzioni. Quindi change action, dobbiamo modificare l'azione del form aggiungendo la cartella funzioni, e in verifica check ok, va a richiamare nuovamente la funzione change action. Quindi verifica prima lo stato dei check, che almeno un file o una cartella sia stato selezionato, e poi va a richiamare il file change, scusate, la funzione change action, quindi la stessa. Perfetto, quindi scarichiamo il file avi.png e come vedete parte correttamente il download del file selezionato. Selezioniamo più file, clicchiamo sul download multiplo, come vedete è partita il download multiplo, apriamo il nostro archivio e troviamo i file selezionati. Perfetto, ora ci rimane da modificare il pop-up per modificare il nome del file o della cartella e la funzione per rinominarle. Quindi apriamo il pop-up change name e andiamo a modificare l'action aggiungendo funzioni slash, e poi apriamo il file, anzi lo spostiamo prima all'interno della cartella funzioni e lo modifichiamo aggiungendo i due punti per identificare il percorso e poi i due punti nell'header location per identificare il file change name. Quindi salviamo, F5, modifichiamo il nome al file add aggiungendogli un paio di D, modifichiamo il nome, come vedete il pop-up viene chiuso, viene aggiornato il nostro elenco e viene modificato correttamente il nome. Bene, ora ci rimane da modificare il file e il pop-up per la condivisione dei file. Quindi dobbiamo aprire il pop-up condividi e anche qua andiamo a modificargli l'action con funzioni slash e poi spostiamo il file char all'interno della cartella funzioni e lo modifichiamo. Quindi aggiungiamo i due punti per identificare la cartella, poi i due punti per includere la connessione, i due punti per il percorso di destinazione e i due punti per identificare nell'header location il file condividi.php. Dovremo esserci, quindi salviamo, premiamo F5, condividiamo il file add con l'utente Marul, perfetto, è andato tutto a buon fine. Ovviamente dovremmo effettuare il logout e logarci come Marul Costantini, oppure possiamo direttamente spostarci all'interno del cloud di Marul. Come vedete troviamo anche il file add.png. Bene, ora come ultima modifica non dovremmo in realtà fare altro, perché anche l'unzip
viene eseguito dal file elenco file e viene correttamente scompattato il nostro archivio, e direi che ci siamo. Quindi abbiamo in questo modo alleggerito la root della sezione account personale, spostando in realtà tutti i file che si occupano delle funzioni all'interno della cartella funzioni. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida ci concentreremo sulla sezione File Manager, quindi creeremo una sezione che ci permetterà anche di modificare i file selezionati.